Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo qua, come avete visto dal titolo e dalla copertina, con i 5 errori da non fare quando si inizia a fotografare. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo qui con i 5 errori da non fare quando si inizia a fotografare. Ho deciso di creare questo video perché diverse volte mi sono state fatte delle domande su magari attrezzatura, luminosità, come scattare, quante foto fare, eccetera, e quindi ho deciso di portarvi questo video così che voi potrete evitare errori che magari vi portate avanti per un bel po' di tempo. Io stesso ho commesso questi 5 errori nel mio periodo di fotografia iniziale, quindi ho deciso di portarvi il video così da farveli evitare a voi. Errore numero 1 è l'attrezzatura. Il primo errore che si va sempre a fare è l'attrezzatura. Il primo pensiero che viene alle persone quando vogliono iniziare a fotografare è: mi devo prendere una macchina fotografica bella, devo prendermi un obiettivo bello, devo prendermi questo bello, dovrò spendere un po' di soldi per iniziare a fotografare. E invece non è vero. Se avete disponibilità economiche per prendere una piccola macchina fotografica iniziale, compratela. Vi consiglio sempre una base, non andate subito a una macchina fotografica di alto livello, perché magari poi dopo un pochino di tempo vi stancate, avete speso troppi soldi e la lasciate lì, e quindi poi se avete disponibilità economica e spendere tanto non fatevi problemi. Però il mio consiglio iniziale è andare a spendere poco, come ho fatto io. Sono andato a prendere una PSC che era una 5100 della Nikon, ho speso sui 400 euro con il classico obiettivo 18-55, e con quella vi assicuro che vi allenerete benissimo per iniziare a fotografare. Con un 18-55 per esempio, che vi danno subito con la macchina fotografica, è un obiettivo tutto fare, perché potete fare paesaggistica e andando a zoomare un po' potete incominciare a fare i vostri piccoli ritratti. Il consiglio che vi do dopo quell'obiettivo, al massimo, se volete investire qualche soldo in più, e prendere un 50 mm. Ci ho fatto una recensione, ve la lascio o qua in alto, o se mi dimentico di lasciarvela comunque la trovate sul mio canale, e si chiama appunto Nikon 50 mm. È un obiettivo che sull'usato lo trovate intorno agli 80-90 euro, quindi è un perfetto obiettivo per iniziare ad alzare un po' la qualità delle vostre fotografie, per migliorare un po' la ritrattistica, e anche si può utilizzare per qualche dettaglio da vicino. Anche comunque paesaggistica da lontano, parliamo di 50 mm, quindi se siamo in paesaggistica aperta possiamo fare delle ottime foto anche con quello. Comunque il 50 mm è il primo obiettivo che consiglio a tutti quelli che vogliono incominciare a comprare qualche cosa in più per migliorare la qualità. Parliamo di un obiettivo da 80-90 euro che comunque ha un'ottima qualità. Prima di fare gli acquisti vi consiglio di aspettare qualche giorno per chiedervi ogni giorno se mi serve davvero, ne vale la pena, eccetera, perché anch'io ogni tanto, mentre vedo delle fotografie o vedo passare un obiettivo, dico: ah, quello lì lo vorrei comprare, poi dico: ma lo userei davvero? Mi serve? O solo perché in quel momento mi attira un attimino? Quindi fatevi queste domande che sono molto utili, vi faranno risparmiare davvero tantissimi soldi. Errore numero 2: fotografare in automatico. Quando si ha in mano un corpo macchina per la prima volta, il mio consiglio è: non andate a fotografare in automatico, perché sennò tanto vale utilizzare un telefonino. Quindi usate il manuale e allenatevi a modificare i settaggi, ISO, focale, tempo di scatto, eccetera. Se non sapete cosa sono questi 3 parametri che sono fondamentali, vi basta guardare un semplice tutorial su YouTube, semplicissimo, e lo imparerete in davvero 2 minuti come si sfruttano. Io ho fatto un video dedicato, lo trovate sul mio canale se volete. Ci ho fatto 3 video dedicati per imparare a fotografare abbastanza velocemente. Vi faccio un riassunto breve. Gli ISO servono per cercare di tirar fuori un po' più di luce in modo digitale, cioè la tira fuori la macchina fotografica, è una luce digitale che tira fuori il corpo macchina. Secondo è la focale, sarebbe l'apertura dell'obiettivo. La F si chiama, sulla macchina fotografica trovate una F, e serve: più la focale tende ad andare verso l'1.8, per esempio il 50 mm arriva fino a 1.8, più sarà luminosa, perché farà entrare più luce. Più la focale sarà a numero alto, quindi magari F11, F12, F13, così, sarà più buia, perché fa entrare meno luce. La differenza anche che c'è, e mi raccomando non dimenticatevene, è che più la focale è aperta, quindi luminosa, più però se siamo vicini a un soggetto andrà a mettere a fuoco un punto preciso, non tutto. Andrà a mettere a fuoco un punto preciso, quindi creando poi dopo una sfogatura all'esterno di quel punto messo a fuoco. Più saremo stretti, più metterà a fuoco tutto, quindi tipo a F7, F8 consiglio paesaggistica, F1.8 per esempio consiglio un dettaglio o magari un ritratto dove vogliamo andare a fare uno sfocato dietro. Terzo parametro, dobbiamo andare a vedere quando andiamo a scattare, sono i tempi di scatto. Più il tempo di scatto è lento, più la macchina fotografica assorbirà luce dall'esterno. Più il tempo di scatto è veloce, meno la macchina fotografica assorbirà luce
all'esterno. Il tempo di scatto veloce è consigliabile quando si fa fotografie sportive, così non si fa il mosso, fotografie di paesaggi perché tanto se siamo in piena luce non c'è bisogno di fare uno scatto lento, e una fotografia anche di ritrattistica. Cercate a mano libera massimo di stare sempre su un tempo di scatto di un ottantesimo, un centesimo più o meno. Sotto o siamo davvero fermi o incominciamo a vedere un micro tremolio poi dopo quando siamo in post produzione. Terzo consiglio che vi do è scattare tante fotografie. Dopo aver imparato le basi della fotografia, quindi tempo di scatto, ISO, focale, non vi resta altro che andare a scattare tante foto, ma non fotografie fatte un po' a caso. Incominciate a uscire e andate a scattare qualche dettaglio, qualche fotografia che c'è di paesaggio. Comunque ogni giorno, se volete davvero imparare, dovete andare a scattare. Io ho fatto così per diversi mesi, ogni giorno finito a lavorare andavo sempre da qualche parte a fotografare per imparare bene a memoria poi dopo le luci, i tempi di scatto e molto altro. Perché se noi pensiamo di andare in un punto, fare una fotografia, andare via, da una settimana a fare una fotografia, non si impara mai, purtroppo. E quando ci troviamo in una situazione che diciamo adesso faccio la foto a quella cosa lì che mi piace tantissimo, poi non siamo pronti, andiamo a fare una brutta foto, abbiamo perso l'occasione. Quindi il consiglio numero 3 è scattare tantissime foto. Io penso di aver già fatto circa 40-50 mila foto nella mia vita, quindi ne ho già scattato un bel po'. Quarto errore da non fare è la composizione, che è importantissima. Ora parliamo della composizione. La composizione è davvero importante in una fotografia e il consiglio che vi do assolutamente, che si può collegare al 3, è scattare tante fotografie da diversa posizione, diversa angolazione, diversa altezza, per vedere poi, quando ce l'avete tutte disponibili, quale l'occhio viene attratto di più. Perché se io scatto solo una foto, dico beh, è uscita bene, però in verità la stessa foto, se la scattavo angolata da destra, da sinistra o da sotto, da sopra, veniva sicuramente meglio. Per esempio, un ritratto di una ragazza è sempre meglio farlo leggermente da più in alto che da più in basso, e invece quello di un uomo da più in basso invece che da più in alto. E invece, per esempio, dei soggetti in generale, in base all'angolazione fa più effetto. Per esempio, un paesaggio, vogliamo fare una fotografia e facciamo questa vallata aperta, noi facciamo la foto, bella, ci sta, è in mezzo, però se noi abbiamo a disposizione tipo una pianta di fianco a noi, possiamo inserire nella fotografia tipo un oggetto in più, sfocandolo e facendo vedere così la grandezza, per esempio, di questa vallata. O se no, se vogliamo prendere qualcosa da vicino, cerchiamo sempre di prenderla in 2 o 3 diverse angolazioni per vedere come risalta di più. Anche solo una foglia può risaltare di più da sopra che da sotto, per esempio. Quinto errore da non fare assolutamente è l'illuminazione. Come quinto errore parlerei dell'illuminazione. Molto importante l'illuminazione nelle fotografie, perché poi ci sono diverse illuminazioni da sfruttare. C'è l'illuminazione da aperto e l'illuminazione artificiale da chiuso, come ad esempio queste lampade che sto usando io per parlare con voi, per registrare il video, per avere questa qualità, perché come vi ho fatto vedere nel video scorso, se io vado a spegnere la qualità si abbassa lentamente. Quindi la prima cosa importante è l'illuminazione e come sfruttarla. La prima cosa, non scattare mai per esempio un soggetto contro luce, perché lui verrà un po' più in ombra. Se vogliamo non farlo venire in ombra, verrà molto acceso lo sfondo, quindi completamente bianco, e non riuscite più a recuperare lo sfondo. Quindi il consiglio è cercare di tenere sempre per esempio il soggetto con la luce di fronte e non dietro, perché se no davvero non riuscite a scattare un'ottima fotografia. E poi comunque in post produzione vi accorgerete che si crea un effetto la fotografia un po' sull'opaco. Un altro consiglio che vi do quando andate a fotografare all'esterno è, parere mio, io mi trovo nettamente meglio, è quando è un po' nuvolo, non a sole diretto, perché se andiamo a fotografare per esempio un soggetto si creano sempre delle ombre sotto gli occhi, magari a metà viso, e non ce ne accorgiamo subito quando andiamo a fare la fotografia, ma poi quando siamo lì a modificare diciamo porca miseria, senza quest'ombra sarebbe venuta sicuramente meglio. Quindi andare a fotografare nuvolo. E poi per esempio anche un paesaggio, abbiamo meno problemi sul bruciare qualcosa e possiamo magari creare qualche sfocatino in più senza rischiare di bruciare determinate cose. Quindi il mio consiglio è fotografare col nuvolo. Se dobbiamo andare a scattare in casa e non abbiamo a disposizione tipo queste luci che ho io, che sono 2 belle light box laterali, il mio consiglio è andate a scattare di fianco alla finestra, perché dalla finestra entra una luce naturale e quindi la qualità aumenterà. Se dobbiamo andare a scattare senza possibilità di luci, purtroppo dovremo andare a aumentare gli ISO e il tempo di scatto. Naturalmente anche se abbiamo una focale che si apre parecchio tipo un f1.8, quello lì già un pochino ci darà una mano, però andando a aumentare gli ISO di parecchio nella fotografia rischierà di sbucare una
una certa grana, dei granellini, che magari a un occhio non esperto non daranno fastidio perché magari non ci farà nemmeno caso, però a un occhio che incomincia a essere un po' attento li vedrete e vi daranno un pochino fastidio. Se dobbiamo invece andare a rallentare il tempo di scatto, il problema è che se andiamo a fotografare in una situazione di sport verrà tutto mosso e non abbiamo possibilità poi di tenere la qualità bella, perfetta, senza movimenti. Quindi per forza dobbiamo alzare gli ISO. Se dobbiamo invece fotografare da fermi, col cavalletto, tempo di scatto basso, ve lo consiglio tantissimo, la macchina fotografica in automatico tirerà fuori parecchia luce. Questi ci sono i 5 errori più comuni che personalmente nei miei anni di fotografia ho anche fatto e quindi ho deciso di portarveli. Spero che vi siano stati utili, magari a voi che iniziate a fotografare, vedete questo video, riuscirete magari a evitare qualche errore un po' prima rispetto a me, che io ci ho messo un annetto magari a evitare determinati errori. Se avete altre domande, perplessità, scrivetemele sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!